Scommetto che non credi che sia possibile fare un assolo usando solo 4 note, vero? Ascolta questo. Conosco il tuo problema perché l'ho sentito ripetere 1.000.000 di volte. Tu suoni la pentatonica su e giù in maniera meccanica e noiosa, senza emozione. Magari hai anche pagato 60 euro per una lezione e sei tornato a casa più confuso di prima. Ti ci ritrovi? Guarda questo schema semplicissimo. Non è fantascienza, sono solo 4 note e nei prossimi 5 minuti capirai perché non servono 5 box da memorizzare per suonare come si deve. E se resti fino alla fine ti do il link per scaricare la tablatura completa che ho preparato per chi vuole fare sul serio. Andiamo! Ciao ragazzi, sono Alessandro Giordani, sono un chitarrista e lo schema che ti insegno adesso è semplicissimo. Siamo sulla pentatonica di La minore al quinto tasto. La nota La al settimo tasto sulla quarta corda considera come la tua casa. È la nota che fa riposare l'orecchio, che dà un senso di riposo al tuo fraseggio. Quando suoni però mi raccomando non andare su e giù come un semplice esercizio, quella è esattamente la trappola che vogliamo evitare. Prova invece a sperimentare delle brevi frasi, senza fretta, e cerca di capire come queste note si comportano una rispetto all'altra. Però le 4 note da sole non bastano, quello che le trasforma in un vero fraseggio è la tecnica della mano destra. E qui entra in gioco il secondo esercizio, dove useremo il vibrato, il bending e lo slide. Senti come suona tutto più musicale utilizzando il bending. E anche il vibrato è importante, con un vibrato fatto bene cominci a sembrare un musicista vero. Prova a suonarlo sempre alla fine di ogni frase. E poi abbiamo la tecnica dello slide, quindi suona una nota e fai scivolare il dito. Come vedi cambia completamente il colore. Se sei arrivato a questo punto avrai notato ormai come con solo 4 note non puoi andare a caso, devi scegliere quindi bene che cosa suonare, ma avere poche note non è assolutamente un limite, ma è ciò che ti costringe ad essere finalmente creativo. E ora che hai il box ti starai chiedendo: ma devo restare bloccato qui per tutto l'assolo? Assolutamente no! Tra un istante infatti ti svelo come muoverti sulla tastiera usando solo questo schema, senza imparare una singola scala in più. Il segreto è la tecnica delle 3 ottave. Prendendo le stesse 4 note che ora conosci, andiamo a suonarle sull'ottava bassa e su quella alta. L'ottava bassa è semplice da trovare. Se questo è il nostro schema, andremo 2 corde su e 2 tasti indietro. Come vedi sono le stesse note, ma suonano molto più gravi, molto più calde. L'ottava alta invece è l'opposto, qui le note acute bucano letteralmente il mix e trovarla è molto semplice. Scendiamo di 2 corde, 1, 2 e spostiamoci questa volta di 3 tasti verso destra. Un chitarrista consapevole cambia posizione non per curiosità ma per colorare il suono, per far respirare l'assolo. Ora prova a saltare da un'ottava all'altra. Se passi da quella media a quella bassa l'assolo diventa subito più profondo e serio. Ascolta, prova a ripetere le stesse frasi. Se invece la suoniamo sull'ottava alta la frase cattura subito l'orecchio. Il bello di questo schema è che non stai imparando 3 box diversi, stai imparando un solo schema semplice ma su 3 zone diverse e possiamo collegare queste 3 ottave insieme. Ascolta questo. Facciamo un altro salto di qualità, perché il vero potere arriva quando applichi questo box su dei mondi completamente diversi. E se questo sistema delle 3 ottave ti ha appena sbloccato e hai capito che non devi impazzire con 1000 scale, cliccate sul pulsante mi piace e doppio mi piace e non azzardatevi mai a iscrivervi a questo canale, non vi voglio
Sappiate però che soltanto a 100.000 iscritti vi dirò perché. Non dovete iscrivervi al canale. Mai! Io ragazzi fermatevi un attimo perché è qui che arriva la parte che cambia davvero tutto. Ho pronti 5 killer leak basati esattamente su queste 4 note che non li troverete gratis da nessun'altra parte. Ascolta questo. Sono bloccati e tocca a voi sbloccarli. Scrivete sblocca il box qui sotto nei commenti e se arriviamo a 200 vi do il video completo. Ogni leak spiegato nota per nota, tecnica per tecnica. Scrivete sblocca il box. Ma attenzione ragazzi, saper muovere le dita non basta se non sai adattarti a cosa stai suonando. Ed è qui ragazzi che il box si trasforma davvero passando dal minore al maggiore. La geometria del box non cambia, basta scegliere i tasti giusti. Ascolta. E ora vi chiederete, ma come faccio a trovare al volo la pentatonica maggiore? Semplicissimo, non devi imparare 5 box e sperare di trovare quello giusto, basta spostarti di 3 tasti indietro e ripetere lo schema già visto. Quindi stiamo al quinto tasto, scendiamo di 3 tasti, 1, 2, 3. E ripetiamo lo schema. Finito, hai appena sbloccato il suono dei professionisti. Niente teoria complicata, niente lezioni da 60 euro, solo il trucco che ti dà dei risultati immediati. E ora arriva la parte più interessante che possiamo applicare sia al blues che al rock. Ed è qui che si crea la differenza tra un suono amatoriale e uno invece professionale. Non è quindi solo questione di note, è questione di percentuale. Percentuale. Sì, scommetto che in questo momento stai pensando, ok Alessandro, ma io non so nemmeno dove sia la pentatonica maggiore. Tranquillo, lo so, ma è più facile di quello che pensi e non devi imparare nulla di nuovo. Qui c'è il trucco che i professionisti usano e spesso non lo dicono: mescolare minore con il maggiore, 70% minore e 30% maggiore. Basta così, è quel 30% che non è un dettaglio, ma è il segreto per quel suono sofisticato che senti nei dischi dei grandi. È quello che fa dire a chi ascolta, però sa davvero quello che sta facendo. Il tuo assolo quindi passa da noioso a magnetico non perché usi più note, ma perché usi la tecnica, le note giuste nel momento giusto. Questo è quello che distingue un principiante da un chitarrista consapevole. Ascolta quindi bene la differenza tra il prima e il dopo con la pentatonica maggiore. È però come usare queste 4 note con la giusta intenzione, variarle attraverso le 3 ottave, aggiungere le tecniche della mano destra e soprattutto sapere quando suonare quel 30% di maggiore per catturare l'orecchio. E questo è veramente ciò che separa chi suona da chi comunica un'emozione. Suonare davvero musicista significa anche avere pochi strumenti ma saperli usare al 100%. Pensate al grandissimo B.B. King. E se questo approccio ti ha aperto gli occhi, allora sei pronto per il passo successivo. Immagina cosa puoi fare con la tablatura di tutti gli esempi di questo video e l'accesso a tutto l'archivio dei miei video migliori. Sto parlando di tutto il materiale che ho raccolto in questi anni, l'accesso a video esclusivi, la tablatura nota per nota, i leak, è ciò che troverai nel livello 2 del mio club dei chitarristi, per chi non vuole perdere tempo e iniziare subito a fare sul serio. E se ancora non te la senti, ma vuoi comunque ringraziarmi per quello che ti sto dando da anni gratuitamente, allora fammi vedere il tuo supporto concreto ed entra nel livello 1 al costo di un caffè e un cornetto. Naturalmente c'è ancora una sfida davanti a noi. Se arriviamo a 200 commenti con sblocca il box, pubblico subito il video con i 5 super leak spiegati nota per nota. È il vostro segnale per dirmi che siete pronti davvero. Cliccate il pulsante abbonati qui sotto, entrate nella nostra community, scaricate tutto quello che vi serve per iniziare adesso. Vi aspetto nel club, ci vediamo la prossima settimana con il prossimo video. Ciao ragazzi, buona musica! State fuori? No, 2 minuti, aspetta, sto a finire di registrare una cosa, un secondo solo, mo te apro.